Beccati a Capodanno! Halil İbrahimcıyan dà finalmente una risposta inequivocabile ai rumors su Zlaturkoglu. Benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Prima di entrare nei dettagli più chiacchierati, vi invito a iscrivervi e a sostenere il canale. Ogni vostro click ci aiuta a portarvi ciò che gli altri non osano raccontare. Halil İbrahimcıyan, un nome che da anni ha scelto il riserbo, che ha scansato le domande più pungenti sul cuore, che ha preferito parlare con i gesti anziché con le parole. Allora perché questa volta ha interrotto il silenzio? E perché proprio nella notte più simbolica dell'anno, quando ogni inizio ha il profumo delle promesse? Halil, legato da tempo nei sussurri del web a Zlaturkoglu, è diventato centro di teorie infinite dopo il loro lavoro fianco a fianco. Ha compiuto un passo che nessuno si aspettava, un gesto che ha spazzato via ipotesi e congetture in un istante. Una sola immagine, scattata in un resort sciistico in Bulgaria, è bastata per cambiare il tono della conversazione. Non era la foto di una semplice vacanza, ma un messaggio a caratteri cubitali. Fine delle voci, inizio della verità. E accanto a lui, senza più veli, c'era lei, Zlaturkoglu. La coppia, che in tanti mormoravano stesse frequentandosi da mesi lontano dai riflettori, ha festeggiato il nuovo anno insieme, e per la prima volta si è lasciata sorprendere in modo nitido, naturale, impossibile da fraintendere. Perché proprio ora? Le chiacchiere su Zla lo stavano logorando? È una pace cercata in silenzio o una sfida consapevole ai titoli urlati dei giornali? In questo video vi porterò dietro il sipario della storia tra Halil İbrahimcıyan e Zlaturkoglu, perché i rumors non si sono placati per così tanto, che cosa significa davvero questa fuga di Capodanno, e quali dettagli, sussurrati nei corridoi del dietro le quinte, hanno acceso un fuoco che nessuno più riesce a spegnere. Se siete pronti, accomodatevi, questa è una storia nata piano e capace di scuotere la cronaca rosa. Halil İbrahimcıyan non è più silenzioso. Ha spento le speculazioni su Zlaturkoglu e ha scelto la notte di Capodanno per dichiarare ciò che il pubblico voleva leggere tra le righe da mesi. Ci sono volti per cui ogni gesto diventa notizia e persino l'assenza di gesti fa rumore. Halil è uno di questi. Ha costruito un'immagine solida preferendo proteggere la sua vita privata, schermandola da intrusi, lasciando alla curiosità degli altri il compito di inciampare. Poi, all'improvviso, un fermo immagine e tutto è cambiato. Non un'intervista, non un post scritto, ma una fotografia a parlare al suo posto. E quel fotogramma non è un souvenir di vacanza, è la conferma sobria e potente di quanto si intuisse già. La complicità tra Halil e Zla non era il trucco della scena, ma la sostanza. Dopo settimane in cui le timeline ribollivano, alimentate da sequenze rubate tra una pausa e l'altra e da dettagli colti in un riflesso, la notte della neve ha portato la chiarezza. Halil e Zla, stretti nei loro piumini, con il respiro che usciva in nuvole bianche, hanno sorriso alla stessa direzione. Non serve urlare quando l'intesa è lampante. E ciò che fino a ieri veniva chiamato voce oggi ha un volto, una cornice, un contesto. Capodanno in Bulgaria, lontani dai fan più invadenti, nel loro piccolo mondo protetto da fiocchi di neve e alberi illuminati. Bastata la circolazione di quelle immagini e i commenti si sono moltiplicati all'infinito. Chi aveva scommesso sulla rottura ha fatto un passo indietro. Chi parlava di una liaison fugace ha abbassato il volume. C'era un'armonia che si percepiva persino attraverso i cappelli calati sulla fronte, un'energia tranquilla, sorrisi che non chiedevano permesso, niente sembrava provvisorio. Perché i pettegolezzi su Zla non si placavano? La risposta sta nella loro alchimia. Quando due sguardi si riconoscono sul set, le telecamere catturano più di quanto intendono. E quando tra una battuta e l'altra resta appesa nell'aria un'emozione, il web fa il resto. Clip montate dai fan, frame condivisi in loop, dettagli analizzati come fossero prove. A un certo punto, raccontano voci vicine, Halil avrebbe iniziato a sentirsi stanco di una narrazione che non controllava più. Voleva proteggere ciò che aveva, ma anche liberarlo dalla distorsione. Ecco perché con Zla hanno scelto il basso profilo, la sottrazione invece dell'eccesso. Poi è arrivato il momento giusto. L'ultimo dell'anno, quando si buttano alle spalle le ombre e si trattengono soltanto le certezze.
E la loro certezza era uno scatto insieme, senza filtri. Zlaturkolu, dal canto suo, ha incarnato la forza del silenzio. Non ha risposto con parole avvelenate, non ha gettato benzina sul fuoco, non ha cercato sponde luminose in post ammiccanti. Ha aspettato. Ha lasciato che fossero i gesti a ricamare il discorso. Il primo indizio serio aveva già fatto capolino in un compleanno. Un video breve, controluce, il tramonto color arancio che sfumava dietro il parabrezza, e Alila al volante. Nessun hashtag, nessuna spiegazione, nessun noi esplicito. Eppure, chi sapeva guardare aveva colto il suono delle cose importanti, era un cenno, un accordo sottovoce, il preludio alla foto che avrebbe cambiato il ritmo di tutto. Ma il passato bussava ancora? C'era un capitolo da chiudere? Alil è stato legato a una storia di lunga data, fatta di pause e ritorni, protetta e taciuta con la stessa cura con cui si ripiegano le lettere che contano. Quell'intreccio si sarebbe dissolto con discrezione nel pieno di un periodo lavorativo intenso. Dopo, lui ha tirato sulla cerniera del giubbotto e si è rimesso in cammino, concentrato, presente, imperscrutabile. Fino a quando il nome di Sla ha cominciato a comparire dove prima c'era solo un'ellissi. Secondo chi osserva da vicino, con lei Alila ha riscoperto un tempo più semplice, niente orpelli, niente promesse ingombranti, niente palcoscenico emotivo. Solo giornate normali, sguardi densi, confidenze piccole ma piene. Questo ha fatto respirare entrambi. Intanto, il lavoro correva. Alila affrontava ruoli con la pazienza di chi lima una scultura, scegliendo progetti misurati, sorprendendo con svolte coerenti. Ogni ritorno sullo schermo raccoglieva lo stesso coro, eccolo, è di nuovo qui. La mano ferma con cui guidava i capitoli della carriera raccontava un bisogno di equilibrio, e si dice che lo stesso equilibrio lo cercasse nel privato, non grandi fuochi d'artificio pronti a spegnersi, ma brace che scalda a lungo. Sla, dal canto suo, proseguiva decisa, attenta, sempre un passo avanti al frastuono. Pare si siano incontrati in mezzo a questa comune disciplina, vicini, ma senza farsi male con le luci troppo forti. È in questa cornice che va letta la foto in Bulgaria. Perché proprio quelle foto hanno scatenato un tale trambusto? Perché non sembravano pensate per piacere, ma per essere vere. Non c'era l'idea di una posa studiata, non c'era la fame di like, non c'era l'ansia di una didascalia. C'era il freddo addosso, c'erano mani intrecciate dentro le tasche, c'era l'intimità di chi non ha bisogno di spiegarsi. Gli appassionati di cronaca rosa hanno visto qualcosa che di rado si concede, due persone che si vivono, e basta. Ed è proprio per questo che la reazione è stata così forte. Se la foto fosse stata un'operazione, sarebbe evaporata come molte altre. Invece è rimasta, come restano certi inverni sulle guance. Le settimane precedenti avevano già preparato il terreno. Voci sui bagagli, prenotazioni notturne, un amico che avrebbe giurato di averli visti scegliere guanti uguali. Dettagli, niente di più. Poi la conferma. Capodanno, neve, Bulgaria. Lontani dal clamore, protetti dal fruscio degli abeti. Nel mondo chiuso della montagna il tempo si dilata e il rumore del fuori si attenua. In quello spazio sospeso hanno deciso che le interpretazioni potevano finire lì, cadere come fiocchi. E non appena gli scatti sono filtrati sui social, è diventato impossibile tornare indietro. Non un passo falso, non un dettaglio fuori posto. Solo normalità. È questo, forse, che ha convinto tutti. Per molti, la storia che inizia nel silenzio ha più possibilità di durare. È come un seme coperto dalla terra. Si rafforza al buio per poi spaccare il suolo nella stagione giusta. Ali e Sla sembrano il promemoria più recente di questa regola non scritta. Un solo fotogramma è bastato per tradurre un intero romanzo, le ipotesi si sono sciolte, le discussioni si sono diradate, la realtà ha preso la parola. E la realtà, in questo caso, non ha bisogno di slogan. La discrezione non è timidezza, è scelta. Quando la scegli, accetti anche di essere frainteso per un po', ma guadagni in verità. Non è un caso che il primo segnale chiaro sia arrivato alla fine dell'anno.
Capodanno è un ponte, da una parte ciò che è stato, dall'altra ciò che potrebbe essere. Scegliere di attraversarlo insieme ha un valore simbolico forte, e loro lo sapevano. Non hanno prenotato suite troppo vistose, non hanno organizzato eventi a favore di camera. Hanno scelto la neve, il respiro corto, la luce dei lampioni che fa brillare i cristalli sul cappuccio. È lì che si capisce quando un amore è pronto a uscire allo scoperto, non c'è più la paura di essere visti, ma neppure il bisogno di farsi vedere. C'è una via di mezzo onesta, una dichiarazione sussurrata che fa più rumore di un megafono. A questo punto, qualcuno si chiede se la tempesta sia passata del tutto. La verità è che nel mondo del gossip ogni quiete è solo un cambio d'aria. Ma certe immagini sanno resistere, proteggono, diventano scudi. E la loro, quella di Bulgaria, sembra fatta proprio per durare. Non annuncia rivoluzioni, non promette eternità. Dice qualcosa di più semplice e, forse, più credibile. Adesso, qui, noi ci siamo. Le persone riconoscono questo linguaggio, ci si affidano, smettono di cercare indizi nei riflessi dei bicchieri. C'è chi ha ricordato come all'inizio molti scambiassero l'intesa tra Alil e Sla per effetto scenico. È normale. Quando due professionisti lavorano bene insieme, la linea tra personaggio e persona si fa sottile. Ma col tempo succede che il copione finisce, e se qualcosa resta, non è più finzione. Le pause tra una ripresa e l'altra diventano piccole isole. E su quelle isole, forse, è nato tutto. Senza proclami, senza strategie. Un caffè più lungo del previsto, una risata che non si spegne, una confidenza custodita. Gli ingredienti delle storie vere non sono mai appariscenti. La loro forza è che sanno crescere da soli. Chi li conosce racconta che il loro modo di stare insieme somiglia a una canzone in tonalità minore, intensa e calda. Si sostengono senza rubarsi la scena. Decidono insieme quando alzare il volume e quando tornare al sussurro. Per questo, dicono, la fuga di Capodanno ha avuto il sapore di un patto, non dobbiamo dimostrare nulla a nessuno, ma non permetteremo più agli altri di raccontarci come se non ci fossimo. E così è stato. Lo scatto è apparso, ha fatto il suo giro, ha trovato la sua collocazione nei feed e nei cuori, e lì è rimasto. Arriviamo alla domanda che tutti si fanno: durerà? Nessuno può prevedere il futuro, meno che mai quando si parla di affetti. Ma se si guarda la traiettoria, si vede una cura sottile per le cose che contano. La scelta del tempo, la misura dei gesti, l'assenza del superfluo. Sono questi i segni che spesso anticipano la longevità. Non esiste garanzia, esiste attenzione. E da quel che si percepisce, l'attenzione non manca. Alil e Sla hanno acceso la luce di una stanza che tenevano in penombra. Non l'hanno trasformata in un palco, ma neppure l'hanno richiusa. Hanno lasciato la porta socchiusa, abbastanza per dire: è qui, è reale. E voi cosa ne pensate? È una dichiarazione d'amore matura o una mossa per mettere a tacere il chiacchiericcio? Vi leggo nei commenti. Intanto, se questa storia vi ha fatto battere il cuore come ha fatto battere il nostro, lasciate un like, iscrivetevi e attivate le notifiche di Celebrita dalla Turchia. Perché nel mondo della cronaca rosa ogni silenzio può annunciare una nuova tempesta, e noi saremo qui a raccontarvela, con la stessa cura con cui si ascoltano le verità sussurrate. Alla prossima, con nuovi retroscena, nuove immagini, e forse, chissà, un altro scatto in grado di cambiare tutto.